Hello, I'm the UK. Welcome back to my channel. Today, visit farm, a finca, una fattoria. Don't forget, you do have English subtitles. Just click down here, you know, the symbol, the gear symbol. Buon pomeriggio e ben trovati, io sono Luca, il viaggiatore con lo zaino. Oggi vi porterò a una fattoria qui della zona, di Villa de Ley, dove sono al momento, in Colombia, perché qui la quarantena è ancora in vigore, ragazzi. Sono 4 mesi. E sono le fattorie eco-friendly, quelle fattorie dove la gente vive in armonia con la natura e con l'ambiente circostante. Ho conosciuto il proprietario, il signor Carlo Amrita, alcuni mesi fa al mercato del paese. Io amo il formaggio fatto a mano, il formaggio casero, come lo chiamano qui, che viene direttamente prodotto dal campesino, ovvero dalla persona che vive in campagna, nella granca o nella finca. Il signor Carlos ha una lunga esperienza alle sue spalle. Ha viaggiato le Americhe, l'Europa e l'Asia. Parla inglese, tedesco e spagnolo. Dopo molti anni, comunque, lui ha deciso di mettere radici qui in Colombia. Questa fattoria l'ha creata in una maniera eco-friendly. Qualche giorno fa lui mi ha invitato nella sua fattoria per imparare il mestiere del contadino, ragazzi, perché qui è un mestiere che ancora funziona. Ho imparato come si vive in una fattoria. Vi posso garantire che è una cosa interessante, perché condividere tutto con gli animali è una cosa che io non ho fatto nella mia vita. Mi è sempre piaciuta. Lui produce e vende il prodotto del suo lavoro, dell'ottimo formaggio. Io ovviamente ne sono ghiotto del formaggio. Ho già mangiato 5 forme di formaggio che lui ha prodotto. In questo periodo non ne produce molto. Io ero uno dei clienti che acquistava del formaggio stagionato. Ho ricevuto le prime lezioni di come si vive in una fattoria in armonia con la natura. E ho imparato varie cose, per esempio come fare il pane e andare a letto con il tramonto. La vita nella fattoria è una vita tranquilla. La fattoria è completamente isolata. Questo ti dà modo di poter ascoltare tutto quello che passa. Dagli uccelli che trovi al mattino, che vengono a darti il buongiorno, ai cavalli, alle vacche. È un'altra vita. Io ho vissuto in una grande città, vivevo proprio nel centro e il cosiddetto silenzio purtroppo non esiste. Devi andare a trovare a minimo 8-10 km dal centro. Io non vedo l'ora di tornarci alla sua fattoria e di proseguire quello che ho imparato. E di volta in volta lui mi insegna sempre qualcosa di nuovo. È un'ottima cosa conoscere qualcuno che ha un bagaglio culturale così esteso e che parla più lingue. E devo dire un grazie di cuore a Carlos Amrita. Muchas gracias, signor Carlos Amrita. Apprendi muchas cosas. Parlare più lingue, come dico sempre, aiuta. Il mio spagnolo, ragazzi, non è perfetto, ha molte lacune, però mi consente di comunicare. Vedetevi il video. Guys, today is a lovely day. Outside is sunny and bright. I'm gonna visit a finca, una fattoria, a farm. Look at that bicycle. Use the subtitle here. I'm on the halfway to the finca. That is the bicycle. It takes longer than expected, 2 hours. See you there. Bye bye. I'm almost arrived. Qua c'è la natura, ragazzi. Io oggi sono uscito senza portarmi una bottiglia d'acqua per risparmiare 600 grammi. Eso incide sulla qualità del viaggio. Bisogna sempre viaggiare leggeri. E per viaggiare leggeri non devi portarti le cose. Buongiorno ragazzi, la signora per mungere le vacche è arrivata. Buenos días, pásale. ¿Te puedo grabar? ¿Qué opina, señora, que es fácil hacerlo? Sí, señor. ¿Que puedo probar? ¿Así? ¿Cómo se hace? Se apre. Ai. Ui, no! Purtroppo si è spaventata.
Señora, ¿en su experiencia eso a veces pasa? No. La vacca ha un tot di litri di latte. Si possono conoscere cose che prima non si conoscevano, come la mungitura delle vacche. Io non sono pratico, imparerò. È una vacca a 4 mammelle, di cui ci sono circa 1,50 litri a testa. Questa mattina ne ha fatte 4, però potenzialmente tu potresti farne anche solo una, ad esempio. 4 litri di latte. La signora che avete appena visto si chiama Rudy. Qui, ragazzi, ancora si raccoglie il latte come una volta. Questo è il prodotto finito. E usted vive aquí nel pueblo? Aquí nomás en esa casita. She live close by. Questa donna vive qui vicino. ¿Cuántos litros son de leche, señora? 4. Así que estaba como 5, porque se perdió uno. Sí. 5 litros. Así que cada vaca tiene una mamela con 1,25 litro o algo. Sí, algo así. ¿Qué es esto? Toca escribir cuántos litros hay ahí. She keep record. Lei scrive tutte le mattine quanti litri di latte sono stati prodotti. El día antes. ¿Y se quedó ahí donde don Carlos? Sí, me invitó, me gusta el queso que él hace. La vida aquí no es para todos, soy europeo y a veces acostumbrarse pronto. ¿Y usted tiene el agua caliente en la casa? No. Yo no soy acostumbrado, pero créeme que lo he vivido, porque quedé en una casa de campaña, una finca de campaña, podemos decir, y el agua caliente es un lujo. A veces me doy cuenta di quanto è il lujo di tenere l'acqua caliente. Io, ragazzi, adesso mi trovo vicino all'equatore e per quanto posso essere vicino in montagna fa freddo, siamo quasi a 2900 metri e ovviamente mi si è tappato il culo, ragazzi. Dai, dei cani. Io adesso ho fame, ragazzi. Buenos días. Quando... accende il fuoco della stufa come io facevo tutte le mattine, soprattutto il fine settimana che ero a casa, accendevo la stufa di prima mattina e questo mi manca perché il calore della stufa, ragazzi, è un ottimo calore. E questa è la vita di campagna, come la vita di montagna, hai una stufa, cose molto semplici che però aiutano a vivere meglio. Qui c'è la zuppa. L'odore del fumo delle stufe mi ricorda ovviamente quando io ero a casa mia. Mia nonna, la stufa a legna per me è parte della mia vita, però ci sono delle persone che non hanno mai visto. Io con la legna ci ho vissuto 10 anni. Vi garantisco che ho imparato molte cose. Mia nonna, anche lei, mi ha insegnato molto con la legna. Lei utilizzava sempre la bronza, le braci, dal giorno prima. Lei accendeva la stufa alle 7 del mattino e alle 8 di sera lei metteva l'ultimo pezzo di legna. Funzionava come sistema. Ti ci abitui poi e mi tenevo in forma. Vi garantisco che non sono mai ingrassato. Tagliavo legna tutti i fine settimana. Si fanno le braccia. Comida del día. Que es un tex que yo ya le he cogido. Morning coffee. I love it. E adesso continuiamo con il pane. Azúcar. Esto es harina integral, un toque. Y esto es levadura en polvo. Si hay levadura viva o levadura fresca es mejor. Lo dejo comenzar. Y ya vemos que la levadura comenzó a trabajar. Un poco de linaza y un poco de ajonjolí.